Ragazzi, sono eccitatissimo perché è da una vita che non faccio un unboxing e questa è tutta attrezzatura, quella che sto per unboxare, per migliorare ciò che porto con me in viaggio. Infatti, dopo un mese e mezzo, diciamo che ho capito ancora meglio cosa mi serviva, cosa non mi serviva e sto andando a migliorare. Tra l'altro, questi non sono nemmeno tutti i pacchi che devono arrivare e sta arrivando una super novità e sono ancora più eccitato. Userò la parola eccitato diverse volte, ma andiamo ad aprirli. Allora, non sto più nella pelle e voglio che tutti vediate quella che è la super novità, per cui metto questo spezzone all'inizio del video, perché ci abbiamo e ci ho lavorato veramente moltissimo. Il tutto era chiuso qui dentro, ma prima di farvi vedere cosa c'è qui dentro, voglio narrarvi il motivo di questa cosa, anche perché anche questo oggetto andrà a migliorare tutte le cose che porto con me in viaggio. Il problema, la storia, inizia col fatto che io sto cercando di adottare sempre di più una cultura minimalista. Volente o nolente, per forza la devo fare in viaggio perché non posso portarmi dietro la casa e diventa un peso portarsi dietro tanta roba. Quindi, come avrete visto, quello che indosso sono molto spesso jeans, maglia nera o pantaloncini neri e maglia nera. E nella parte della maglietta, queste sono magliette, non ho mai trovato un prodotto, un capo che mi soddisfasse, perché i problemi principali erano due. Il primo è che in quasi tutte le maglie completamente nere c'era quasi sempre un loghino, un loghetto di un altro colore che, per carità, bellissimo, Nike, Adidas, quant'altro, però io volevo un qualcosa di completamente nero e quando trovavo qualcosa di completamente nero, quel qualcosa di completamente nero era in cotone e va benissimo il cotone, però le stesse magliette che io uso per, che cavolo ne so, fare un'intervista, le uso anche per correre e la maglietta di cotone si impregna di sudore e si bagna molto più facilmente e oltre ad essere più difficile da asciugare è più facile da rompere e soprattutto quando corri col freddo e sei bagnato hai ancora più freddo. Quindi sommati tutti questi problemi ho cercato di trovare una soluzione e abbiamo creato queste magliette di cui vi lascio il link in descrizione. Questo è una sorta di lancio. Il marchio l'ho chiamato Nihil, infatti You Are Touching Nihil. Nihil vuol dire nulla, niente dal latino e non so ancora se sia una scelta corretta, You Are Touching Nihil. Il logo è qui dietro in una posizione dove non si può vedere ed è formato da queste 7 linee verticali. Il concetto è che se si rimuovono 3 linee dalla parola nihil, si arriva a queste 7 linee e queste 7 linee rappresentano i 7 giorni della settimana. Infatti questa vuole essere una maglietta che si può indossare 7 giorni su 7 per qualsiasi tipo di evento, dall'evento casual alla corsa. È di poliestere completamente riciclabile al 100% e un altro nostro obiettivo per questo tessuto era che quando indossato doveva conservare la comodità del cotone, perché alla fine scegliamo il cotone per tutti i giorni perché è più comodo di un tessuto sintetico. Cosa che devo dire, e sono soddisfatto, siamo riusciti a fare. Questa che sto indossando in questo momento è la taglia M di questa maglietta, mi giro. Io sono 1,87 x 85 kg, ovviamente versione nera e versione bianca in base ai gusti. Io probabilmente porterò via con me solo la versione nera, ma c'è chi ama il bianco e quindi questa cosa l'ho fatta principalmente per me. Ora andiamo a vedere se piace anche a voi. Tra l'altro per questo lancio c'è un piccolo sconto fino al 15 di agosto sul sito, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Vediamo se funziona questa cosa. Io l'ho fatta principalmente per me, anche perché molte persone quando gli ho detto voglio un logo bianco su bianco messo in questa posizione qui, nero su nero messo in questa posizione qui, mi hanno detto ok, però quando vai in giro chi te li riconosce i capi? Tutti i commenti giusti, ne andremo a parlare, anche perché scrivetemelo nei commenti, possiamo fare una serie su come costruire il tutto, fornitori, come mi sono organizzato per il sito, come vanno le vendite magari. Io sono contento perché questo prodotto inizialmente doveva essere solo per me, vediamo se piace anche a voi. Il sito è pronto, la pagina Instagram è pronta, lì trovate tutte le informazioni del caso, mi auguro che sia una cosa apprezzata anche da voi e creiamo una successione di altri capi magari. Andiamo a vedere. Ovviamente come sempre tutti i link di tutti gli oggetti che sto unboxando li trovate in descrizione. Allora, partiamo dalle cose più, tra virgolette, banali. Ho finito i kit di dentifricio spazzolino e quindi ne ho presi altri 3. Questo pesa, vediamo cosa contiene. Evviva! 6 bombolette di schiuma da barba.
Questo MagSafe Duo Charger, consigliatissimo da tutti i miei amici con canale tech. Tra l'altro su Amazon l'ho trovato anche scontato a 117 euro. Praticamente è il caricatore wireless per iPhone. Nella pratica è portatilissimo, magnetico. Lo metto dappertutto, sostituisco quella batteria semiscrausa che avevo per ricaricare l'Apple Watch. Questo si ricarica così e l'iPhone, tac, bellissimo perché è magnetico. Purtroppo la cosa bruttina di questo è che ancora la presa Lightning che è dotata in confezione. Mettiamolo da parte, lo proverò. Sempre qui dentro troviamo il secondo accessorio MagSafe che ho preso per il mio iPhone. Dopo aver usato tantissimo Quad Lock e tutti i suoi accessori ad incastro, sto passando al magnetico perché, come sapete, iPhone ora ha il MagSafe che gli permette di attaccare un sacco di oggetti, e questo è un portafoglio stand magnetico di Moft, vedete, tac, ed è magnetico. E qui dentro ci posso mettere le mie carte. Infatti l'idea è rimuovere questo portafoglio, portare via solo le carte essenziali e utilizzare questo, che può anche fare tranquillamente da stand o semplicemente da presa per l'iPhone. Fede, rimpiango di non aver preso questi accessori prima. È veramente figo la magneticità di tutto. Andiamo adelante, chicos. Non avevo una cover MagSafe. Bello, ha fatto l'effetto. Bellissimo. Allora, prima di passare a questo qui direi di aprire quello grosso perché sono anche curioso, non sono sicuro di cosa si tratti, ma sbrighiamolo per bene. Questo è il motivo per il quale ho messo qui tutto, perché andrà a replicare parecchie di questa cosa. Manfrotto Imagine More. È una nuova custodia per la fotocamera e nella pratica andrà a replicare questo che è la mia attuale custodia e questa custodia che è la custodia del nuovo obiettivo G Master 12-24 f2.8, quello che stiamo utilizzando in questo momento, che è spaziale, strepitoso. Costa anche un occhio della testa, però sono contentissimo di averlo preso a Dubai. Ve lo linko in descrizione, acquisto della Madonna. Praticamente questo è il mio zaino, come avete visto nello scorso video dove ho fatto vedere la mia attrezzatura, e quello che voglio andare a fare è elimino questi tre. Vado ad utilizzare questo di cui ho preso anche le misure e dovrebbe starci perfettamente. Un po' schiacciato, però tanta roba. Pacco. Ci sono due sorpresine qui. Parlavamo di MagSafe, mi sono dimenticato che stava arrivando l'ultimo accessorio e questo forse è anche il più interessante, il più figo. Questa è la batteria wireless MagSafe di Anker. Queste fino a pochissimo tempo fa erano sempre introvabili e ogni volta che aggiungono magazzino vanno sempre out of stock. Quindi appena l'ho vista l'ho comprata perché è l'unica batteria MagSafe che non sembra una cinesata ed è fatta da un gran marchio come Anker. Praticamente si incastra e ricarica wireless il nostro iPhone. Bellissima e comodissima nel caso in cui dovessi trovarmi in un'emergenza, e tra l'altro è piccolissima, ci sta veramente ovunque. Non è finita qui perché ci sono altri 3 pacchi. Io direi di partire da questo qui. Solis X, questo è un router con eSIM integrata che tramite un abbonamento ti permette di navigare in più di 150 stati differenti nel mondo. Per chi viaggia è una figata perché così non dovrò più farmi una SIM per ogni stato in cui entro. Ovviamente qui in Europa non c'è questa cosa, ma se si inizia ad andare ad Istanbul si fa una SIM, si inizia ad andare negli Emirati si fa un'altra SIM, questo dovrebbe risolvere tutto quel problema. Lo andrò a provare e vi farò sapere come funziona e se funziona bene e che tipo di connessione offre. Questo qui AirTag. Inizialmente pensavo di non andarli ad acquistare, ma poi dopo che li ho provati da un amico e lo stesso amico me li ha fatti vedere e iper consigliati, ho detto: sai cosa? Io ho dei bagagli con dell'attrezzatura molto importante. Vuoi vedere che anche lontanamente magari questi possono essere utili per riuscire a riprendere quei bagagli? Prendiamoli. E quindi eccoli qui, 4 AirTag e ovviamente qui dentro dovrebbe esserci la loro custodia. Presa su Amazon, 4 custodie nere con diversi cavi integrati. Allora, mentre stavo sistemando ho trovato che non avevo unboxato tutto, ma mancava questo cavino iper tecnologico in Charger 6. Guardate che figata, consigliato dal mio amico Otto Kliman. Si può aprire
e fa da qualsiasi cavo possibile e immaginabile di ricarica, e la cosa bellissima è che è magnetico e lo si può usare come portachiavi, e questo qui lo si mette dappertutto. Detto questo, ora vado a sistemare tutta la mia attrezzatura con queste new entry e sono contentissimo perché andrò ad ottimizzare tantissimo quello che è la mia attrezzatura in viaggio. Vi ricordo che tutti i link sono in descrizione, poi se volete seguire tutte le mie avventure iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!